Good morning, dear Sangha. Today is the 29th of August 2014, and we are in the full moon meditation hall of the New Hamlet. Buongiorno caro Sangha, oggi è il 29 agosto e ci troviamo nella sala di meditazione della luna piena a New Hamlet. The title of our retreat is about the mind of love. Il tema di questo ritiro riguarda la mente d'amore. Why not the heart of love? E perché non il cuore dell'amore? The original Sanskrit is bodhicitta. La parola sanscrita è bodhicitta. And bodhi means enlightenment, waking up. Bodhi significa risveglio, risvegliarsi. And citta means mind. E citta invece significa mente. The Chinese Buddhist literature, the word citta sometimes is translated with mind, by mind, and sometimes by heart. E nella letteratura buddista cinese questo termine citta a volte viene tradotto come mente e a volte come cuore. And we may think that these two things are separated, the mind and the heart. E possiamo pensare che queste due cose, la mente e il cuore, siano separate. Because we used to say that the heart has reasons that the mind does not know. E le persone di solito dicono che il cuore ha delle ragioni che la mente non conosce. But there is a very deep connection between the heart and the mind. Ma c'è una connessione molto profonda fra il cuore e la mente. Because a true love, that kind of love that can heal us and nourish us and the other person, must come from understanding. Perché il vero amore, quel tipo di amore che può nutrire noi stessi e l'altra persona, deve per forza venire dalla comprensione. And comprehension is the domain of the mind. E la comprensione è il dominio della mente. We know that bodhi means to wake up. Sappiamo che bodhi significa risvegliarsi. And first of all, to wake up to the beauties of the world. E prima di tutto risvegliarsi per vedere le bellezze del mondo. And secondly, to wake up to the suffering of the world. In secondo luogo risvegliarsi per vedere la sofferenza del mondo. There's so much beauty in the world, but not many people, not many of us are able to enjoy, to profit. C'è così tanta bellezza nel mondo, ma non così tante persone fra di noi sono in grado di trarne beneficio, di apprezzarla. That is why we should know how to understand and to take care of our suffering. Questo è il motivo per cui noi dovremmo essere in grado, dovremmo sapere come comprendere, come prenderci cura della nostra sofferenza. Understanding here, first of all, is understanding the suffering in us. Qui comprensione prima di tutto significa comprendere la sofferenza dentro di noi. And if we have understood our suffering, we are in a position to understand the suffering of the other person and help him or her suffer less. E se abbiamo compreso la nostra sofferenza, siamo nella posizione di poter capire, comprendere la sofferenza dell'altra persona ed aiutarla a soffrire di meno. In Plum Village, we have a very simple definition of love. Nel Village abbiamo una definizione di amore molto semplice. According to us, to love means to be there. Secondo noi, amare significa essere presenti. To be there for yourself. Essere presenti per noi stessi. If you are not there for yourself, you don't know what is happening in your body, your feelings, your perceptions, and so on.
E se non siamo presenti per noi stessi, non sappiamo quello che succede, quello che accade nel nostro corpo, nei nostri sentimenti, nelle nostre percezioni, eccetera. So to love means to be there in order to take care of our joy, our suffering. Quindi amare significa essere presenti in modo tale da potersi prendere cura della nostra gioia e della nostra sofferenza. And as you are truly present, we can begin to help the other person and to offer that presence to him or to her. E come siamo veramente presenti, possiamo iniziare ad offrire questa persona, all'altra persona, questa gioia, questa comprensione. If you are not there, how can you love? Se non siete presenti, come potete amare? So it's very clear that to love means to be there. Quindi è molto chiaro che amare significa essere presenti. But most of us are not there for ourselves and for our beloved one. Ma la maggior parte di noi non siamo presenti per noi stessi e per le persone che amiamo. And the practice of mindful breathing, the practice of mindful walking can help us to go home to the here and the now in order to be there for yourself and for your beloved one. E la pratica della consapevolezza del respiro, della consapevolezza del camminare, ci aiuta a ritornare a casa in noi stessi in modo tale che possiamo essere presenti per l'altra persona, per noi stessi. And the most precious gift you can make to your beloved one is not money, but your presence. E il regalo più grande, molto più prezioso che possiamo fare all'altra persona non sono i soldi, ma la nostra presenza. And if we know how to practice, and then we can restore our freshness, our beauty that we have lost quite a bit in our daily life. E se sappiamo come praticare possiamo restaurare la nostra freschezza e la nostra bellezza che abbiamo perso in gran parte nella nostra vita quotidiana. If you don't have freshness and beauty, you have not much to offer to him or to her. Se non abbiamo freschezza e bellezza non abbiamo molto da offrire all'altra persona, a lui o a lei. So restoring freshness and beauty is a practice. Quindi restaurare questa freschezza e questa bellezza è una pratica. And that cannot be done with buying cosmetics. E questo non può essere fatto dai cosmetici. The practice of mindful breathing, mindful walking can help release the tension in your body. La pratica della consapevolezza del respiro, della consapevolezza del camminare può aiutarci a ridurre le tensioni nel nostro corpo. And help you to restore the beauty and the freshness that you have lost. Ed aiutarci a restaurare la bellezza e la freschezza che avete perso. So your presence with beauty and freshness is a presence with value. Quindi la vostra presenza con bellezza e freschezza è una presenza che ha un valore. And then you can improve the quality of your presence by restoring your stability, your solidity. Dopodiché voi potete aumentare la qualità della vostra presenza instaurando anche la vostra stabilità e la vostra solidità. A person who is not stable, you cannot count on him or her. Non possiamo contare su una persona che non è stabile. And that is why we need a kind of practice that can help us cultivate stability and solidity in us. E questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di quel tipo di pratica che ci aiuta a coltivare questa solidità, questa stabilità dentro di noi. And that second element improve the quality of your presence. Questo secondo elemento fa aumentare la qualità della nostra presenza. Because you want to offer him the best, to offer her the best. Perché vogliamo offrirle il meglio.
And before the other person profit from your beauty, your freshness, your stability, you profit from them first. E ancora prima che l'altra persona traga beneficio dalla vostra bellezza, dalla vostra solidità, dalla vostra stabilità, voi stessi ne trate beneficio. The third element that can improve the quality of your presence is peace, tranquility, serenity. Il terzo elemento che può aumentare, che può far migliorare la qualità della vostra presenza è la pace, la serenità, la tranquillità. If you have too much anger, violence, fear in you, you are not peaceful. Se avete troppa rabbia, troppa violenza dentro di voi, troppa paura, non siete pacifici. You are pulled away by these kind of emotions and you cannot see things as they truly are. Vi lasciate scuotere da queste emozioni e non potete vedere le cose così come sono. So the practice of mindful sitting, mindful walking, mindful breathing can cultivate more serenity and peace in us. Quindi la pratica del sedersi in consapevolezza, del camminare in consapevolezza, del respirare in consapevolezza può aiutarci a coltivare più serenità e più tranquillità dentro di noi. If you have the element of peace in you, people like to come and sit close to you because they can profit from the energy of peace radiated by your presence. Se voi avete dentro di voi questo elemento di pace, alle persone farà piacere venire a sedersi vicino a voi perché possono trarre beneficio da questa pace. There is not much peace in the world because there is no peace inside of us. Nel mondo non c'è tanta pace perché non c'è tanta pace dentro di noi. If everyone know how to cultivate more peace inside, and then the world will be a better place to live in. Se ognuno di noi sapesse come coltivare più pace dentro di sé, a quel punto il mondo sarebbe un posto molto migliore dove vivere. If you are a true lover, you should have the element of peace in your love. Se voi siete un vero amante, dovreste avere l'elemento della pace nel vostro amore. Without that element, you do not have much to offer the person you love. E senza questo elemento non abbiamo molto da offrire alla persona che amiamo. Do I have enough peace in myself to offer to her or to him? Ho abbastanza pace dentro di me in modo da offrire a lui o a lei? Do I know how to transform violence, anger in me? So come trasformare la violenza e la rabbia dentro di me? So in the practice of mindfulness, you are given instructions as how to take care of our emotions, our anger, our violence, in order to calm them down and restore the element of peace inside. Quindi nella pratica della consapevolezza ci vengono date istruzioni su come possiamo gestire, su come possiamo calmare le nostre emozioni, la nostra rabbia, la nostra violenza, in modo che possiamo restaurare questa pace. People usually speak about peace in the world. Spesso le persone parlano di pace nel mondo, But peace in oneself is so basic. ma la pace dentro di noi è una cosa così importante, così di base. A person who does not have the element of peace in him or her cannot be a happy person. Una persona che non ha questo elemento di pace dentro di lui o dentro di lei non può essere una persona felice. So learning how to recognize, embrace violence, anger, fear in us, to help them calm down and restore peace is a very basic practice for producing true happiness.
Quindi la pratica del riconoscere, dell'abbracciare la nostra violenza, la paura dentro di noi, dell'imparare a trasformarle, è molto importante per coltivare la felicità. And the fourth element that can make your presence valuable to offer to him or to her is the element of freedom. E il quarto elemento che può rendere la vostra presenza importante e di valore per lui o per lei è l'elemento della libertà. Again, people speak about freedom in the world, but they don't speak much about the freedom in oneself. Ancora una volta le persone parlano molto della libertà nel mondo, ma non parlano tanto della libertà dentro di sé. Most of us do not have enough freedom inside. La maggior parte di noi non hanno molta libertà dentro di sé. We are overloaded with worries, fear, anger, projects. Siamo sovraccaricati di paura, di rabbia, di progetti There's not enough space in our heart. e non c'è abbastanza spazio nel nostro cuore. A person who has freedom in him or in her can radiate that kind of well-being while walking, sitting, eating, working. Una persona che ha abbastanza libertà dentro di sé può radiare questa libertà e questo spazio mentre mangia, mentre cammina, mentre lavora. We are preoccupied with so many things. Siamo occupati con così tante cose And we believe that these things are very important for us. e pensiamo che queste cose siano molto importanti per noi. And that is why we have no freedom in order to take care of ourselves and take care of our beloved one. E questa è la ragione per cui non abbiamo abbastanza libertà per prenderci cura di noi stessi e per prenderci cura della persona che amiamo. And that is why the practice of restoring freedom, bringing a lot of space inside of you, make you a happy person and make your presence a presence of high quality. Questo è il motivo per cui la pratica del reinstaurare la libertà vi porta molto spazio dentro di noi, di voi. So the practice of mindfulness can help us cultivate 4 elements. Quindi la pratica della consapevolezza ci aiuta a coltivare questi 4 elementi: Your freshness, your beauty, la freschezza e la bellezza, your stability, your solidity, la vostra stabilità e la vostra solidità, your serenity, your peace, la vostra serenità e la vostra pace, your freedom. la vostra libertà. You may say that you are in love, Potete dire di essere innamorati, but we should ask whether our love for him or for her has these 4 qualities in it. ma dovremmo domandarci, dovremmo chiederci se il nostro amore per lui o per lei ha queste 4 qualità dentro di sé. The daily practice can help these qualities in us grow. La nostra pratica quotidiana può aiutare queste 4 qualità dentro di noi a crescere And we are happy and we can make the other person happy. e siamo felici e possiamo rendere l'altra persona felice. And in the practice of mindfulness, very concrete instructions are given for you to cultivate these 4 elements that make your presence into a valuable presence, and you become a great lover, true lover. E nella pratica della consapevolezza vi sono donate istruzioni molto chiare, molto concrete per coltivare questi 4 elementi dentro di voi, così che possiate diventare un vero amante, un grande amante. Am I a true lover? Sono io un vero amante? You can answer it by yourself.
Potete rispondere a questa domanda per voi stessi. If you have these four elements in your love, then your love is true love and you are a true lover. Se voi avete questi 4 elementi nel vostro amore, a quel punto il vostro amore è il vero amore e voi siete un vero amante. And you don't have to devote, to put aside time in order to cultivate these four elements. E non dovete spendere molto tempo, mettere molto tempo da parte in modo tale da poter coltivare questi 4 elementi. The whole day long, if you know how to follow your in breath and out breath, and then any moment can be a moment helping you to cultivate these four elements of happiness. Per tutto il giorno, se sapete come seguire la vostra ispirazione e la vostra espirazione, a quel punto ogni momento può diventare un momento che vi aiuta a coltivare questi elementi. So I would like to repeat this short sentence. To love means to be there. Quindi vorrei ripetere questa breve frase. Amare significa essere presenti. For oneself and then for the other. Per noi stessi e poi per l'altra persona. And if you are full of, if you have quite a bit of these four elements in you, and your presence is available, and you can offer to him or to her all day long. E se voi avete molti di questi elementi dentro di voi, a quel punto la vostra presenza è forte e potete offrirla all'altra persona tutto il giorno. The first mantra of Plum Village is, darling, I am here for you. Il primo mantra di Plum Village è mio caro, mia cara, sono qui per te. It means I am fully present. I offer my true presence to you. Significa sono pienamente presente e offro la mia piena presenza così a te. The practice is when he is there, she is there. You breathe in and out mindfully and bring your mind home to your body. La pratica è così, quando lui o lei sono presenti, sono lì, inspirate ed espirate consapevolmente, riportate la mente verso il vostro corpo. And when you are fully present, fresh, beautiful, peaceful, and then you go to him or to her and pronounce the first mantra, darling, I'm here for you. E quando siete pienamente presenti, siete freschi, siete belli, potete pronunciare il primo mantra, mio caro, mia cara, sono qui per te. Even if the other person is not there, you can send your mantra in the form of an email. Anche se l'altra persona non è lì presente, potete inviare questo mantra sotto forma di un'email. The second mantra of Plum Village is to recognize the presence of the person you love is something so precious to you. Il secondo mantra di Plum Village è riconoscere la presenza, che la presenza della persona che amiamo è qualcosa di così prezioso per noi. When you are truly present, you are in a position to recognize the presence of the person you love. Quando siete pienamente presenti, siete nella posizione di poter riconoscere la presenza della persona che amate. The mantra goes like this: darling, I know you are there, and I'm so happy. E il mantra è così: mio caro, mia cara, so che sei lì presente e sono così felice. That is the practice of mindfulness. Questa è la pratica della consapevolezza. I am aware, I'm mindful that my beloved one is there. And that is why happiness just comes from that kind of insight. Sono consapevole che il mio amato o la mia amata sono lì presenti e quindi questo è il motivo per cui la felicità vengono da questa comprensione.
That is to use the energy of mindfulness in order to embrace the person you love, recognize her presence or his presence as something so precious to you. Questo significa utilizzare la presenza della consapevolezza per abbracciare l'altra persona e per riconoscerla come qualcosa di così importante per noi. If you really practice well with mindfulness, that mantra will make a person happy right away. E se praticate la consapevolezza bene, a quel punto questo mantra potrà rendere l'altra persona felice immediatamente. Suppose you are driving your car and your beloved one is sitting next to you. Supponete che state guidando una macchina e che il vostro amato o la vostra amata sono seduti proprio vicino a voi. You are thinking about everything, your projects, your fear, your anger, but she is not in your thinking. E state pensando a tutto, ai vostri progetti, le vostre paure, le vostre preoccupazioni, ma lei non state pensando a lei. She feels that she is ignored by you, E ha l'impressione di essere ignorata da voi. and a person who live like that cannot be a happy person. E una persona che vive in questo modo non può essere una persona felice. So to truly love is to recognize always the presence of your beloved one. Quindi amare veramente significa sempre, di riconoscere sempre la presenza della persona che amiamo. You can send an email to him at office and say, "Darling, I know you are there and I'm so happy." Potete mandargli una mail nel suo ufficio e dire: mio caro, so che sei lì presente, sono così felice. And these mantras you don't have to practice in Sanskrit or Tibetan. E questi mantra non dovete praticarli in sanscrito. Italian is good enough. L'italiano va molto bene. If the other person is not mindful of your presence, he does not really love you. Se l'altra persona non è consapevole della vostra presenza, non vi ama veramente. And when you are ignored by him or by her, you don't have the feeling that you are loved. E quando siete ignorati dall'altra persona, non avete l'impressione, non avete la sensazione di essere amati. And that is why the second mantra is a wonderful way to recognize the presence of your beloved one and embrace her, embrace him with the energy of mindfulness and happiness. E questa è la ragione per cui il secondo mantra è un ottimo modo per riconoscere la sua presenza e abbracciarli con l'energia della consapevolezza e della felicità. And that practice make both of you happy at the same time. E questa pratica rende entrambi, tutti e due di voi, felici immediatamente. The third mantra of Plum Village about love is, darling, I know you suffer. That is why I'm there for you. I'm here for you. Il terzo mantra riguardante l'amore che utilizziamo a Plum Village consiste nel dire: mio caro, mia cara, so che stai soffrendo e sono qui per te. Because you are always aware of the presence of your beloved one. And then when something happens to her or to him, you know. Perché siete sempre consapevoli dell'altra persona e che se qualcosa accadesse all'altra persona non sareste felici. And the first thing you do in order to help that person to suffer less is just to be there. La prima cosa che potete fare per aiutare l'altra persona a soffrire di meno è semplicemente essere presenti. When you suffer, and if your beloved one does not know it, and you suffer more. Quando soffrite, se la persona che amate non lo sa, a quel punto soffrite il doppio. So you are there for him, for her, and you can look into the difficulties, the suffering of your beloved one.
Quindi siete presenti per lui o per lei e potete guardare, osservare le difficoltà del vostro amato, della vostra amata. You have to learn the art of deep listening. E dobbiamo imparare l'arte dell'ascolto profondo In order to be able to understand the roots of suffering in him or in her. in modo tale da essere in grado di comprendere le radici della sofferenza dentro di lui o dentro di lei. We should not be too eager to help the other person suffer less right away. E non dovremmo essere troppo entusiasti nel poter aiutare l'altra persona a soffrire meno immediatamente. We should not propose a lot of things. Non dovremmo proporre molte cose all'altra persona. We should listen to him or to her. Dovremmo semplicemente ascoltare l'altra persona. The first part of the practice is just to sit quietly beside him or her, to offer your presence. La prima parte della pratica è semplicemente sedersi tranquillamente al suo fianco, in modo tale da poter offrire a lui o a lei la nostra presenza. And the second part of practice is to listen to the suffering in him or in her and try to understand. E la seconda parte della pratica consiste nell'ascoltare lui o lei in modo da cercare di capire. There is a way of listening that is called compassionate listening. C'è un modo di ascoltare che si chiama ascolto compassionevole. And if you practice compassionate listening, the other person will suffer less. E se pratichiamo l'ascolto compassionevole, l'altra persona soffrirà meno. You don't have to do much. Non dobbiamo fare molto. Just to be there for her and understanding her suffering. Semplicemente essere presenti per lei e comprendere la sua sofferenza. Dear friends, we will continue tomorrow. E amici, continueremo domani.